Buonasera e ben ritrovati a Primo de Calcio. Si è da poco conclusa la partita di Champions League Braga-Napoli. I partenopei hanno vinto per 2-1, ma che fatica. C'è poco di cui stare allegri per questo risultato ottenuto nei minuti finali grazie a un autogol di Niakate. Dopo 5 partite tra campionato e Coppa si può fare un primo bilancio e questo evidentemente è negativo. Il Napoli questa sera ha affrontato la squadra più debole del girone. In fase di presentazione avevo parlato delle difficoltà del Braga, avevo descritto la difesa poco affidabile, ma nonostante ciò il Napoli ha rischiato di non vincere la partita contro un avversario modesto. Ancora una volta Garcia ha fatto delle scelte discutibili. Cominciamo dalla decisione di schierare Rachmani uscito dopo 13 minuti. Si sapeva che il difensore non era al 100%, eppure Garcia l'ha schierato sprecando subito uno slot per le sostituzioni. Molto male la difesa, in particolare Juan Jesus. A questo punto la società va messa di fronte alle sue responsabilità perché non è intervenuto per sostituire Kim, perché è chiaro che non è nata nel sostituto del coreano. La squadra sembra evidente, ha un'autonomia di 60-70 minuti, poi si scioglie come neve al sole. Non entro in questione sulla preparazione perché non ho le competenze necessarie, tuttavia qualche domanda bisogna porsela. Gioco disorganizzato, distanza eccessiva tra le parti, confusione tattica. Come se non bastasse, Garcia ha deciso di fare un regalo ad Arthur Sciorcio togliendo Kvaratskhelia e Politano fondamentalmente per difendere il risultato. Ha ottenuto l'effetto contrario con il Napoli che ha abbassato il baricentro permettendo ai portoghesi di andare all'arrembaggio. Invito tutti a notare la reazione del georgiano. Clamoroso l'errore di Juan Jesus sul gol di Bruma. Il Napoli ha la fortuna di ritornare in vantaggio e Garcia non perde tempo inserendo subito un altro difensore. Udito si vede Nathan, poi spostando Ostigard in mediana. Il Napoli è ancora più basso, per fortuna l'arbitro ha fischiato la fine. A questo punto scordiamoci il Napoli dell'anno scorso. Sono stati commessi una serie di errori che si pagheranno caro. De Laurentiis avrebbe dovuto fare due cose: obbligare Spalletti a rispettare il contratto e obbligare Giuntoli a fare altrettanto. Invece c'è stata la smobilitazione che ha comportato un autentico terremoto e impedito di preparare al meglio la stagione in corso. Il Napoli avrebbe potuto aprire un ciclo vincente, ma adesso non ci sono più le condizioni perché ciò che era stato costruito è stato distrutto dai suoi stessi artefici che hanno abbandonato la nave di punto in bianco. Ripeto, a Garcia era stata consegnata una macchina perfetta che andava con il pilota automatico, un giocattolo perfetto che il tecnico ha smontato pezzo dopo pezzo. Chiudo qui il video, vi invito a iscrivervi al canale e non dimenticate di dare un like.